Ciao a tutti amici, come state? Oggi, diversamente dal solito, parleremo di film, di cinema, creato da Preneste Studios che ho trovato sul canale del collezionista di libri. Vi lascio qui sotto i loro video come sempre. Come saprete io amo molto il cinema, ne parlo spesso e quindi ho deciso di partecipare anch'io. E così cambiamo un po', almeno ci conosciamo meglio. Ci saranno anche un po' di sorprese, nel senso che citerò dei film di cui finora non ho mai parlato. Taggerò un po' di canali se vogliono partecipare, oppure scrivetemi nei commenti le vostre risposte qui sotto, così ci conosciamo meglio. Bene, cominciamo. Numero 1. I tuoi 5 film preferiti che non fanno parte di saghe. Al quinto posto volevo mettere un film di Alberto Sordi. In realtà non sapevo quale scegliere perché ce ne sarebbero tantissimi. C'è il professor dottor Guido Tersili della clinica Villa Celeste convenzionata con la Mutua, detenuto in attesa di giudizio, finché c'è guerra c'è speranza, ce ne sono veramente tantissimi. Allora ho scelto il Marchese del Grillo al quinto posto, che se lo conoscete, se ve lo siete perso ve lo consiglio perché è un film molto divertente, anche un po' acido, un po' cattivello come film. Eh, Però ho scelto questo. Di film da scegliere ce n'erano ben più di 5, non sapevo quale scegliere. Alla fine ho deciso di basarmi sulla bravura degli attori, per cui ho scelto questi. Al quarto posto ho messo Monster con Charlize Theron, diretto da Patty Jenkins del 2003. La bravissima, bellissima, ma nel film non molto, Charlize Theron fa la parte di una serial killer donna realmente esistita che ha subito violenze di ogni tipo fin da quando era piccola, finisce sulla strada a fare la prostituta e viene brutalizzata da un paio di clienti finché alla fine comincia a odiare gli uomini e decide di ucciderli. È un film veramente bellissimo, un po' forte, un po' pesante, però consigliatissimo. Se ve lo siete perso, dovete vederlo. Al terzo posto ho messo Full Metal Jacket, che è un film di guerra con un grandissimo Vincent D'Onofrio, che non ha vinto l'Oscar, secondo me l'avrebbe meritato. È stata la sua prima interpretazione, se non lo sapete, è il detective di Criminal Intent. Ehm, Matthew Modine, che in realtà sarebbe il vero protagonista del film, che lo fa tutto fino alla fine, mentre Vincent D'Onofrio fa solo la prima parte, e vince il premio Oscar per la parte del sergente per la regia di Stanley Kubrick. Vincent D'Onofrio fa la parte di un ragazzo un po' ritardato, un po' tonto, che entra in una scuola per Marines e viene vessato dal sergente, dai compagni, eccetera, finché alla fine dà fuori di matto, insomma. Poi il film continua con Matthew Modine che è un giornalista e si svolge in Vietnam dove lui va a fare reportage, partecipa alla guerra, eccetera. È un film lunghissimo, ma veramente solo per l'interpretazione di Vincent D'Onofrio merita di essere visto. Non so perché non gli hanno dato l'Oscar. Poi al secondo posto ho messo American History X, questo, con Ed Furlong e un grandissimo Ed Norton. Tra l'altro avevo fatto un video dove parlavo della vera storia del libro da cui è stato tratto questo film. Dopo vi lascio tutto qui sotto come al solito. Questo libro parla dell'odio razziale. Questi sono una banda di neonazisti. Ed Norton uccide un ragazzo di colore perché aveva cercato di rubargli la macchina, finisce in carcere, poi si ravvede. Bravissimi tutti gli attori, è un film assolutamente da vedere. Un grande Ed Norton come sempre. Al primo posto ho messo un altro film con Ed Norton che è Schegge di paura, questo, che è il suo primo film. Io non lo conoscevo, sono andata a vederlo al mare perché c'era Richard Gere e c'era questo giovane attore esordiente che ha fatto una parte bellissima. Praticamente parla di un giovane ragazzo, un chierichetto, che viene accusato di aver ucciso il vescovo, da cui pare che abbia subito delle violenze, e Richard Gere è l'avvocato che lo deve difendere. Un film assolutamente da vedere. Poi, seconda domanda, quali sono le tue saghe cinematografiche preferite? Qui
Al quinto posto ho messo i film di Star Trek, non ho messo uno in particolare perché sono veramente tanti, quasi tutti fatti bene, ne ho qui un paio questi, insomma. Come saprete ci sono state 3-4 serie televisive lunghissime dagli anni 60 in poi, questo, da cui sono stati tratti anche dei film e anche i libri, come potete vedere, questi sono i libri di Star Trek. E a me piaceva molto la saga sia televisiva che cinematografica. Poi al terzo posto ho messo I pilastri della terra e Mondo senza fine, questo, che sono due miniserie televisive tratte dai libri di Ken Follett. Anche di queste avevo già parlato, vi lascerò qui sotto i video. Genere romanzo storico ambientato in epoca medievale. Ken Follett ha scritto anche degli altri libri che sono il prequel e il sequel di questi due, ma non ne sono ancora stati tratti versioni cinematografiche, per ora ci sono queste due, poi magari andremo a vedere anche le altre. Poi al secondo posto ho messo assolutamente la serie di Thor Ripley, che sono 5 libri scritti da Patricia Highsmith, di cui ho già parlato ampiamente, da cui sono stati tratti 3 film. In realtà ce ne sono anche altri due che sono degli anni 50-60, io quelli non li ho visti, ho visto solo quelli più recenti. Questo, Il ritorno di Thor Ripley, questo è Il gioco di Ripley, il titolo del libro è L'amico americano. E questo è Il talento di Mr. Ripley, di cui ho già parlato ampiamente sul canale, uno dei film più belli che, con un grandissimo Matt Damon, assolutamente da vedere. Genere thriller psicologico, diciamo. Al primo posto ho messo, come potete immaginare, perché ne ho già parlato ampiamente, la trilogia del Padrino, che sono questi, il terzo, il secondo e il primo film. So che volevano fare anche la quarta parte, poi è stato fatto una rimasterizzazione, ma per ora non li hanno fatti, non so se sarebbe il caso di toccarli o di lasciarli com'è. Poi, numero 3, qual è il film che ti ha fatto più emozionare? Questo è un film che io volevo mettere nella classifica al primo posto tra i più belli, però l'ho lasciato indietro perché volevo metterlo al terzo posto, che è questo, American Beauty. Io l'ho visto al film, al cinema, non esagero, 15 volte, perché lo davano al cinema all'aperto, poi l'hanno dato al cinema al chiuso, ehm, poi quando è stato candidato per l'Oscar l'hanno ridato ancora ripresentato, per cui è stato per diversi mesi in programmazione. Io avevo la tessera del cinema, quindi praticamente un giorno sì, un giorno no, andavo a vederlo. E è un film che mi è piaciuto moltissimo, mi ha fatto emozionare, non so se l'avete visto, soprattutto quella scena dove c'è il sacchetto di plastica che ondeggia spinto dal vento. Non so se avete visto il film, vincitore di 5 premi Oscar con Kevin Spacey, Annette Bening, Mena Suvari. Bellissimo, ha vinto Golden Globe, BAFTA, eccetera, del 1999 con Sam Mendes. È un film che parla della middle class americana, ci sono delle famiglie. American Beauty è una rosa americana che è nota perché è bella esternamente, ma marcisce al suo interno. Questo film rappresenta queste famiglie che ci tengono molto all'apparenza, a quello che dice la gente, a quello che dice la società, eccetera, però internamente sono marce. È questo il significato del film. E racconta di questa famiglia dove per esempio la moglie era attaccata al denaro, pensava solo ai soldi, eccetera, lui non era interessato e alla fine decide di trovarsi un lavoro poco impegnativo, poi si innamora dell'amica della figlia, che è Angela, che è Mena Suvari nel film, eccetera. Un film bellissimo, adesso non sto qui a spiegarglielo perché bisogna vederlo e poi è molto complesso come trama. Però se non l'avete visto, io l'ho visto 20 volte, è un film un po' crudo, un po' cattivo, nel senso di spiegare la società americana molto critico, però è anche commovente in un certo senso. Se non l'avete visto ve lo consiglio. Poi, numero 4, qual è stato il film che ti ha deluso di più?
Ce ne sono stati diversi. Qui mi viene in mente una volta io ho visto in televisione Quarto Potere di Orson Welles del 1941. Lo descrivono come il film più bello della storia del cinema, un capolavoro, eccetera. Sicuramente un capolavoro, però forse anche per l'epoca in cui è stato fatto. Era molto lento, la recitazione molto caricata, molto pesante. Io l'ho trovato noioso e devo dire la verità, a un certo punto mi sono addormentata, non ho visto neanche la fine del film perché era lunghissimo e noioso dal mio punto di vista, però forse era un'altra epoca. Numero 5. Quali sono i frammenti dei film che adori vedere su YouTube? Ultimamente non ci sono frammenti di film, però mi guardo i frammenti della mia serie TV preferita, che è la più assurda e la più divertente degli ultimi tempi, che tra l'altro stanno dando ancora in televisione, mi pare sul canale 49 sabato e domenica, che è Due uomini e mezzo con Charlie Sheen. Non so se la state seguendo, ma mi fa morire da ridere. Quali ispezioni non saprei dire perché sono belli tutti. Io quando li trovo li vado a vedere, che tanto anche se l'ho visto 100 volte continua a farmi ridere. E mi piace soprattutto la terza stagione. Se conoscete la serie, è quella con Mia e Candy, praticamente, dove Alan sposa Candy. È quella la terza stagione, che è quella che mi fa più morire da ridere. Bene amici, anche per oggi abbiamo finito. Fatemi sapere se conoscete questi film e se vi piacciono, quali sono i vostri. Eh, Vi lascio qui sotto tutti gli altri tag se volete rivederli magari nella schermata finale. Al prossimo video, grazie per la visione, a presto, ciao.